Sant'Enchan, mi raccomando, iscrivetevi dal social nel quale mi state seguendo e se potete abbonarvi abbonatevi pure o fatemi delle donazioni. Ho trovato il tempo di fare questa nuova live, anche se ogni volta che posso fare una live la faccio, e vediamo in quanti di voi mi seguiranno. Faccio queste live con questo titolo. Ah no, guarda, qua non ha cambiato, che non ha cambiato il banner. Ai ai ai, e no, io volevo mettere il banner questo, eh, devo questo banner. Ecco, facciamo vedere questo, attualizziamo il banner. Cresci con noi, live Sant'Enchan, tanto tempo per parlare di qualcosa. Speriamo che sia tanto tempo, c'ho un ritaglio di tempo in effetti. Ah, tanto per parlare di qualcosa, manco devo cambiare gli occhiali dopo un anno di quarantena, devo andare dall'oftalmologo. Però perché cresci con noi live? Non vuole questa essere una live di iscritto ricambio, ricambi, like per like, questo no, ci dobbiamo conoscere veramente, altrimenti poi ci riempiamo di profili fra i nostri iscritti che non valgono nulla. Invece vogliamo avere, vediamo se c'ho, sì, c'è un ritorno audio e c'è un lag fra quello che si vede nel computer e quello che filma eh, Restream, che io Restream lo utilizzo proprio perché, ah, ma guarda come ha scritto, come ha scritto, ma qua è una catastrofe oggi. Banner 202 2021, e insomma, che altro errore. Vabbè che c'è un computer vecchio, ma insomma, due anno 20 novembre 202, beh, saremmo nel medioevo o anche prima. No, allora dicevo, eh, bisogna cercare di stare tra tutte e tutti noi, connetterci. Io utilizzo Restream per uscire in 7 piattaforme diverse, e poi ho programmato una premiere per questa domenica, credo alle 9:30 di sera, orario italiano. Sto vedendo che dà moltissimi risultati sottotitolare in quanti più idiomi possibili tutti i miei video, addirittura video che avevano ottenuto 20 30 80 150 visualizzazioni. La gallina canta. Adesso, grazie a questo stratagemma, riesco a ottenere la bellezza di addirittura un video ha raggiunto, superato le 1000 visualizzazioni, e per quello che qualche mese fa, a luglio, eh, mi sono potuto comprare questo cellulare e ho risparmiato pure dei soldi, perché mi hanno dato 98 dollari. Non ho voluto comprare quello che costava di più,
perché costava di più, un pochino di più, soltanto perché aveva più memoria e una camera di 48 megapixel, che poi 48 megapixel doppi equivalgono a 24 megapixel. Ma adesso parliamo un po' di attualità. Che tragedia che sta succedendo in Spagna. Vediamo un po' la chat. Niente, da nessuna rete sociale. Vediamo un po', perché non ho comunicato nella mia community. Forse qualcuno verrebbe. Che tragedia che anche nel sud Italia stiamo vivendo con questo vulcano, con questi vulcani che spazzano via tutto. Veramente è una cosa immane, una cosa che non ci si può credere veramente. Che cosa possiamo fare noi contro le inclemenze della natura? Perché questa cosa non ce la siamo provocata noi. Vediamo. Questa non ce la siamo provocata noi. Poi io, molto prima, nella forma non niente, ho dovuto vedere delle foto di quando di quando ero bambino, mi entrano tanti messaggi. Ecco qua, mettiamo. Ci sono qua a condividere. Andiamo un po'. Mandato. Oggi ho difficoltà col cellulare. Ecco qua.
quindi no, quindi realmente quello che sta succedendo è impressionante. Non si capisce realmente più come la natura si sia scatenata, come si scatena il mio cellulare con le notificazioni. Possibile che quando tutti gli altri vanno in streaming e chiedono donazioni sta bene, quando io chiedo donazioni come me schiacciare grazie sotto i miei video, partecipare in questa live con super chat e sticker, abbonarsi, tutti mi dicono che faccio le live per chiedere, invece tutti gli altri alle cui live partecipo non fanno altro che chiedermi, ma proprio tutti, compresi quelli che mi criticano. Comunque ho fatto una live ieri, dicevo, facendo vedere le mie foto della gioventù. Ah, ecco, buonasera Giorgio Scanu, come stai? Vediamo un po'. Spero che tu stia bene. Buona serata carissimo amico mio. E si parlava un po' di tutto, un po'. Come ti trovi? Vediamo se io metto la chiocciola. No, 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 no. Qua c'è una freccetta da toccare. Meglio mettere. Vabbè, si può scegliere quale con quale piattaforma, non solo Restream. Eh, dicevo, ieri ho fatto una live in una piattaforma, non so, con Viola, dove ho fatto vedere le foto di quando io ero giovane, molto tempo fa, nell'85, che andavo al college Selva dei Pini di Pomezia. Ho fatto la terza media, ma quelle erano foto del secondo anno di liceo scientifico. Poi uscì da lì e niente, ho fatto l'istituto tecnico reale e alla fine mi sono diplomato perito ragioniere, che ho iniziato gli studi in una parte di Ostia e io ho finito in un altro istituto, ho fatto la maturità. Niente, ricordi della mia vita. Che bello che era il mercatino all'aperto di verdura, di frutta a Pomezia. Ci andavo con un furgoncino che ci avevano, piccolino.
vabbè, adesso vedo che siete in due a seguirmi, però a parte Giorgio Scanu non so l'altro o l'altra da dove mi segua, perché c'è una perché mi segue nell'altra piattaforma che mi manda me dei messaggi. Allora Giorgio Scanu, come va? Mettiamo di nuovo il banner. E che dire, e che dire, è così la vita è piena di ricordi, più vai avanti più ricordi hai. Eh, vediamo un po'. Ah, che bello, più vai avanti e più ricordi hai, è inevitabile. Più sei passeggero di un treno che ha compiuto una larga distanza e più guardare il paesaggio dietro di te, perché ormai tanto sai che prima o poi è lo scopo della vita che tanti vogliono spiegarsi è il viaggio in sé, non la meta, perché una volta che arrivi, dove arrivi se parti, cantavano Cocchi e Renato. E così uno magari queste cose non le capisce da giovane. Buonasera Giorgio Scanu, già mai salutato prima, ma che lasci la live? Purtroppo non sto sulla piattaforma dalla quale ti comunichi, perché uso Restream per comunicarmi con varie piattaforme. Ah, e che la connessione va a poco. Sì, può essere pure la mia connessione che va di poco, perché dipende, sto trasmettendo in 7 social allo stesso tempo, poi adesso fermo la riproduzione in uno di questi dati, capito? Vediamo un po', che così dovrebbe funzionare meglio, perché è inutile tenere aperte altre piattaforme per vedere, per lasciare la visualizzazione in automatico. Allora poi mi dice che non posso mandare messaggi su qualche canale, ma questo lo sapevo, infatti, ma che me lo dicono a fare, insomma. eh, e che la connessione vale poco. Ci sono, intanto condivido. Grazie mille carissimo amico, mi faresti un grande piacere avere qua anche tutti i nostri amici della community, anche se ho appena mandato un link nella community dal cellulare. Allora dicevo, che grande tragedia quella che sta succedendo in tutto il mondo. Grazie mille Giorgio Scanu. Fra il covid, la quarantena, tutto il 2020 sprecato, adesso la crisi economica, la crisi industriale
cinese, la speculazione immobiliare cinese. Santeno, ok, grazie. Intanto che Giorgio, poi adesso ci si mette il vulcano, che se riesce la lava ad arrivare al mare, che sta arrivando al mare, ci sarà una reazione chimica i cui vapori tossici possono arrivare al cielo e con l'ozono creare acido muriatico, e poi ci saranno piogge acide come è successo con Chernobyl. Senten, ma Flaco quando inizia? E non lo so. Costantino Ru ha detto nella chat di Telegram della community che per il momento no, e per il momento no. Io credo che faranno qualche cosa part time, perché se ci sono le riaperture potranno lavorare, e quindi anche Flaco, lui aveva detto che voleva degli abbonamenti, perché in pratica si era trovato senza ingressi come di disc jockey, ma se riaprono lui inizia a travagliare come disc jockey, quindi non avrà nessun problema. Intanto dicevo, condivido la live. Benissimo, grazie caro amico Giorgio Scanu. Anche tutte e tutti voi, se volete, condividete questa live. Io mando il link alla community. Bene, grazie caro amico, forse a te ti ascoltano perché io ho mandato il link alla community e sei venuto solo tu. Ho mandato anche, ho messo anche nella community di di una delle mie piattaforme, e adesso sto trasmettendo anche in tutti i miei social dove sono presente, addirittura in LinkedIn, che io ne cerco, ne do lavoro, però sono iscritto in LinkedIn. Quindi, come dire, ah, ecco, forse è quello. Ciao, buon pomeriggio a te, Fluca 20. Come stai? Ecco, come vedi, devo togliere qua i fiorellini perché sono poco discreti, non ti fanno, non ti fanno leggere. Mettiamo qua, ecco, non ti fanno leggere la chat i fiorellini. Sì, sto bene, grazie, non mi posso lamentare. Oh, si dice sempre non mi posso lamentare. Allora, ieri o verso questa mattina molto presto ho fatto nella piattaforma Viola delle live dove faccio vedere le foto di quando ero giovane e andavo a Pomezia a studiare. Ho fatto terza media e 2 anni di liceo scientifico nel college Selva dei Pini. Ero molto più giovane di adesso. Fluca, bacini da parte di Giorgio Scanu. Bene, dai, bene, l'importante è la salute. Allora, questa live era iniziata innanzitutto perché avevo tempo di farla, e poi perché
volevo parlare di qualcosa giusto per riunirci tra amici ed amiche. Io vedo che adesso siamo in 5, ma non so da dove mi seguano, perché questa live sta correndo in simultanea in 7 piattaforme differenti. Vedo che in quella viola ce n'è solo uno, ma non so gli altri da dove da dove siano, perché qua mi figura 5. Mettendo il caso che uno sia io stesso, gli altri 4, beh, c'è Fluca, 20, Giorgio Scanu. Sono invitati gli altri e le altre, magari da piattaforme che non possono partecipare alla chat. Sto dando il link al gruppo di Flaco in primis. Benissimo, grazie caro amico. Che cosa crediate che succederà? Che per caso finalmente riusciremo a debellare sto covid? Grazie caro amico Giorgio Scano, chiama tutti. Riusciremo a debellare sto covid, come qualcuno dice? Si trasformerà in altre varianti, oppure addirittura cambierà totalmente o ne vendrà uno nuovo? Perché hanno detto che non è stato nel mercato di Wuhan che c'è stato il salto dall'animale all'uomo, bensì quando sono andati a investigare nella caverna dei pipistrelli, che dista decine o centinaia di chilometri dal mercato di Wuhan, e si sono contaminati i ricercatori, perché hanno vissuto all'addiaccio giorni e giorni dentro la caverna dei pipistrelli, mangiando fra le feci dei pipistrelli, dormendo fra le feci dei pipistrelli e respirando il micropolviscolo di terra e cacca dei pipistrelli. Quindi in quella caverna hanno trovato i ricercatori centinaia se non migliaia di ceppi virali del covid. Quindi è toccato al covid 19, ma potevano nel 19 saltare tantissime altre infezioni, virus e batteri. Voi che ne pensate? Questa è la fine, nel senso che riusciamo a sconfiggere il covid, oppure ci sono molti altri pericoli in agguato? Io mi auguro che tutto finisca, mi auguro che tutto finisca naturalmente. Voi che cosa vi augurate? Ecco, lasciatemelo sapere. Sto andando in onda in 1 2 3 più 5, fa 8 piattaforme. Dovrei stare in onda in 8 piattaforme e mi seguono in 4. Mi seguono in 4. Bisogna vedere da dove, perché non partecipano alla chat di almeno 3 piattaforme. Possono chattare, ma delle altre 5 no. Io spero che finisca tutto questo, lo spero anch'io, lo spero. Poi mi raccomando, una volta finita questa live, scrivete qua sotto. Non l'ho detto all'inizio, è un peccato perché magari non tutti arriveranno a guardare fino adesso, ma una volta finita questa live, questo stream, scrivete qua sotto, pensando, dicendo cosa ne pensate dei temi trattati, e soprattutto condividiate questa live. Giorgio Scano, io penso sia il virus dovuto a quello. Già dall'inizio è così, e lo penso anch'io, lo penso, è dovuto a quello, alla contaminazione dei ricercatori. Quello del mercato c'entra poco, perché non è che mangiando il pipistrello diventi Batman. È successo che hanno respirato le feci, i ricercatori sono stati in luoghi insalubri, invece di prendere le misure di sicurezza necessarie
almeno così hanno detto nell'ultima versione, poi di versioni se ne fanno tante. Poi una cosa che mi preoccupa: nel mio quartiere romano di Casal Palocco è aumentata la delinquenza in una forma esponenziale. Le bande giovanili imperversano, si spaccia droga a go go, e nel centro commerciale delle Terrazze, che è un outlet degli anni 60 più o meno 70, uno di quei luoghi che invece di essere dei centri commerciali chiusi sono all'aperto, anche perché un intero quartiere in sé, il centro commerciale Le Terrazze, c'ha degli edifici con appartamenti e c'ha negozi a livello delle enormi piazze con fontane, e poi al primo piano, e poi ci sono appartamenti sopra. È un luogo bellissimo, iconografico quasi, di Casal Palocco, oltre la via di Casal Palocco, ma ormai è diventato dal 2013 terra di spaccio. Che fanno i vari intendenti, i vari assessori dal 2013 in poi? Si disintendono. Una volta si chiamavano sindaci, adesso intendenti. Ma che fanno i vari intendenti, i vari sindaci? Che fanno? Non lo so. In pratica vediamo lo spaccio alla luce del giorno, anzi vediamo pure il bucaggio, il consumo, il fumaggio. È veramente una cosa triste. Che facciamo di tutto questo? Come ci salviamo? Io mi auguro che sia finita così, e sì, me lo auguro anch'io. Ma che facciamo per tutta la droga che si vende a Casal Palocco, a Roma? Ormai a piena luce del giorno li arrestano, riescono fuori. Non si può andare avanti così. Poi più è illegale la droga, più costa, più crimini si commettono nello spaccio, nella compravendita e nel consumo. E invece bisogna liberalizzarla, legalizzarla, in modo che togliamo pingui guadagni alla criminalità, e poi come in Olanda che si prendano tasse dalla vendita della droga, perché è un mercato nero in tutti i sensi, in mano alla criminalità, in mano al racket della criminalità, ma anche una forte evasione fiscale, cioè muove più la droga che non qualsiasi altra cosa. Allora in Olanda l'hanno commercializzata, devi avere l'abilitazione commerciale come per un bar o un pub, paghi le tasse per avere il locale e paghi le tasse per produrla e per venderla, e anche per consumarla perché paghi l'iva. Santene, io ti seguo su YouTube. Mi hai fatto dire, vabbè, che apparirà nel banner. Sì, lo so da dove mi segui, caro amico. Lo so, lo so. No, è dovuto alle, sì, esatto, alle feci, che non intendi il verbo passato di fare. Io feci, tu feci, egli fece, noi facciamo, no, noi fecimo, no, mi sono scordato già. Noi, no, come il passato plurale, la prima persona plurale al passato di fare. Fecimo, noi fammo, noi fu, noi fummo, noi fecimo, vabbè, proprio chi ci pensa a noi fecammo. Sì, perché e fecare sarebbe il verbo, fecare e fecare, non feci. Io fecavo, tu fecavi, egli fecava, noi fecammo, voi fecate, fecavate, fecavate, essi loro fecavano.
tanto per dare una botta di cultura, un po' di grammatica. E niente, io aspetto che mi seguino anche dagli altri social. Intanto c'ho 4 in live, che non sono molti, ma non sono neanche pochi a questa ora del pomeriggio nella quale mi trovo a ripostare. Sì, perché vedo l'ora, sono le 17:09. Mi sono voluto mettere la bella giacchetta per uscire elegante, anche se ho detto no, la cravatta no. E infatti è una bella zona. Ah sì, Santen. Purtroppo qua restream gli emoji non sempre gli riproduce. Sì, una bella zona Casalpalocco, però l'hanno rovinata, hanno lasciato andare avanti la delinquenza e ormai si spaccia dappertutto. Il brutto è che a volte ci sono degli aggiustamenti di conti fra spacciatori e spacciatori clienti, clienti. La gente poi si droga di brutto, va a sbattere, chissà che cosa prende, truccato, alterato. Almeno in Olanda sei sicuro di quello che consumi, che è un paradosso, ma sei sicuro di quello che consumi. E poi è legalizzata, ci sono delle salette addirittura per gli eroinomani e tutelano della tua salute. E a questo punto vi devo dire di iscrivervi alla piattaforma dalla quale mi state guardando, cioè nel mio profilo della piattaforma dalla quale mi state guardando, di dare like e soprattutto, se potete, fare delle donazioni e poi cercarmi in internet, perché cercate Sant'Enchan e io sono presente ovunque. Se riuscissimo a togliere di mezzo la criminalità organizzata dallo spaccio delle droghe, funziona come in Olanda. Poi certo, il rovescio della medaglia è che tutti si drogherebbero, cioè la causa dello spaccio della droga è il consumo, non solo l'offerta ma anche la domanda, che è una legge che appartiene al libero mercato, al neoliberalismo. Non viviamo in una dittatura, quindi finché la gente continua a chiedere le droghe legali o illegali. D'altra parte, guarda, un amico farmacista mi ha detto, nelle terrazze lavorava, che lui preparava un mucchio di miscugli proprio che emulavano le droghe e non erano droghe ed erano di vendita legale. Un sacco di persone si ammalano per gli antinfiammatori, gli antidolorifici e l'abuso di calmanti e barbiturici, eppure si continuano a vendere. Fluca 20, io ora devo andare, ciao, è stato un piacere passare. Grazie a te Fluca. È stato anche per me un piacere averti qua tra tutte e tutti noi. Buona giornata, buon pomeriggio. Insomma, legalizzeresti il tutto? Sarebbe un mezzo per desestabilizzare un po' i delinquenti. È stato, si vuole togliere i ricavati ai delinquenti che poi li reinvestono in altro, anche se oggigiorno ci sono delle droghe come le metanfetamine, il coccodrillo, il crack,
che circolerebbero comunque, quindi magari i delinquenti si dedicherebbero a vendere cose sempre più economiche e sempre più dannose. Ci sarebbe un ritorno negativo per la società, perché molti si potrebbero drogare finché non hanno un lavoro, una carriera certa. Però ecco, molti dei proventi della vendita di stupefacenti poi i criminali li riversano in abusivismo edilizio, in discariche abusive di spazzatura, in altre attività illecite come tratta di persone, eccetera. Quindi si tratterebbe di togliergli almeno parte. Sera Fluca, sera, vediamo un po'. Si tratterebbe di togliere la legittimazione, la ricchezza ai mafiosi. Si tratterebbe di questo. Poi non so se è una qualche cosa che funziona, perché in Italia abbiamo tanta corruzione politica, tanta connivenza fra le istituzioni che dovrebbero essere dei poteri separati, tanta connivenza tra massoneria deviata, magari mafia, camorra, 'ndrangheta, istituzioni politiche, chiesa, che alla fine togli la droga a uno e se la prende l'altro il controllo, e allora non risolvi nulla, non risolvi. Invece bisognerebbe proprio che è un po' come il monopolio di stato del tabacco. Il tabacco fa male, è cancerogeno ed è additivo, eppure molti minorenni in Italia fumano. E perché allora non gli si manda in galera a loro e al tabaccaio? Perché non gli si manda in galera agli adolescenti che bevono whisky, che magari lo hanno preso di casa? Bisognerebbe spezzare intere famiglie, perché l'adolescente ha rubato del whisky o del vino al padre o della birra a 14 anni, lo trovano a bere per strada, lo arrestano a lui, a tutto il nucleo familiare di maggiorenni. Invece non succede. E allora perché con le droghe sì? Ah, perché sono droghe, ma anche l'alcol è una droga, anche le sigarette sono una droga e possono causare malattie, soprattutto in minorenni. Eppure si direbbe che su quelle si chiude un occhio, due, tre, quattro occhi, si chiude anche il naso, le orecchie, tutto. Invece sull'alcol no, sulle sigarette le compra chiunque, non chiedono l'età. Io vado in tabaccheria e vedo che in pratica le vendono a qualsiasi persona. Lo stavo per chiedere e hai visto, t'ho preceduto. Come mai può comprare chiunque qualsiasi cosa, meno meno che le droghe? Ma in farmacia va un minorenne e compra per esempio l'antinfiammatorio di vendita libera, l'analgesico, e c'è una contraddizione in questo. Perché hanno fatto le pasticche gel? Perché non si possano frazionare. Lo stesso analgesico, che non vi dico il composto, che lo puoi comprare di vendita libera a 400 milligrammi, se lo vuoi più forte sotto ricetta lo puoi comprare a 600 milligrammi solo con ricetta medica, doppia addirittura. Ma tu puoi comprarlo a vendita libera a 400. Siccome non si può frammentare, qual è il rischio? Che una persona che voglia prendere più di 400
e dica vabbè, c'ho troppo male alla schiena, alle vertebre. Non ci sono limiti alle confezioni di vendita libera. Quante ne puoi prendere? Ne prendi due invece che una, e ti prendi due pasticche da 400 invece che una da 600. Lo stesso medicinale, lo stesso antinfiammatorio, lo stesso antidolorifico, la stessa composizione, che viene con ricetta da 600 milligrammi, senza ricetta da 400. Te ne prendi due scatole da 400 e ti prendi due pasticche da 400 per superare i 400 milligrammi, così invece di prendertene 600 te ne prendi 800, e veramente ti fa molto più male, anche perché sono rimedi che alla larga, se non si prendono per un certo numero di giorni o di mesi come prescritto dal medico, ma per anni, ti possono dare ulcere perforate, emorragie e puoi morire così. E allora di che stiamo parlando? Anche in farmacia non c'è controllo di quello che si vende, e sono tutte droghe, perché quello che negli Stati Uniti si chiamano drug store, le farmacie, perché sono vendono droghe, cioè a volte hanno anche bassi oppiace, come i famosi che hanno dipendenza poi dalla morfina o dall'oppio contenuti in alcuni farmaci. Ebbene, bisogna regolamentarli, perché addirittura in Nord America per molti antidolorifici di dosaggio forte, più di 600 milligrammi, e di oppio, di quello che sia, non c'è bisogno della prescrizione medica. Gli antidolorifici sono di vendita libera. E quindi se ci sono delle medicine che hanno delle droghe, se si vende la bibita carbonatata più coca, con più coca nel mondo, cioè poi se vogliono proibire le droghe ricreative, ma se la gente a volte per sballare mette dei calmanti o degli ansiolitici contro gli attacchi di panico nel whisky, fa dei cocktail mortali, e poi te l'ho detto io, Giorgio Scano, che un amico mio farmacista negli anni 80 mi ha detto nelle terrazze che lui preparava dei beveraggi con sciroppi e altri ingredienti che centrifugava, che estraeva tutti i principi attivi, cioè le droghe di per esempio sciroppo per la tosse, antinfiammatori. In pratica ti puoi drogare senza consumare droghe con queste pasticche che vendono e sciroppi in farmacia. E l'antidepressivo è pure una droga, e certo, concordo, grazie. Creano assuefamento, e certo, ecco appunto, grazie, prego. Grazie, grazie. Quindi, come dire, bisogna un po' rivedere le cose. Ci saranno di sicuro dei lati negativi a liberare la droga, perché la droga non è buona, però se non c'è educazione a scuola e nelle case, e soprattutto se non c'è lavoro in molti quartieri romani, ma anche, pensa un po', se la droga è arrivata a Casalpaloco, che cos'è, a Testaccio, Torbella Monaca, dove c'è miseria, sporcizia, abbandono, degrado, mancanza di istituzioni. La gente vive in stato marginale perché proprio marginata dallo stato, che se ne frega di loro, e allora hanno come unica evasione la droga, perché o l'analgesico, magari dormono 12 ore al giorno per non pensare come sono costretti a vivere, dove sono costretti a vivere, magari la famiglia di abusivi che hanno, che li abusano, che vivono come degli occupanti. Grazie carissimo amico Giorgio Scanu per continuare a spalmare il mio video, e lo avrei dovuto titolare Nutella.
e quindi niente, siamo passati a parlare della mia gioventù a Pomezia, i vulcani che stanno eruttando in tutto il mondo, forse si avvicina l'apocalisse, e adesso parlavamo dello spaccio, a testaccio. E questa live sta promettendo di venire bella larga, avrebbe dovuto già cominciare mezz'ora prima. È la disperazione, Santen, e lo credo. Hello, there is free and terra. There is free and terra. Hello, how are you? Hi, Teres. Hello, hello to you. Thanks for be here. Bene, I'm glad you know each other. Mi fa piacere che vi conosciate l'uno all'altro. Poi che altri argomenti fare in questa live che è estemporanea? Se siete arrivati a guardarla fino a questo momento, mi raccomando, commentate questa live, perché dopo, quando sarà finita, vi conoscerete gli uni agli altri. Come disse Giulio Cesare ai barbari invasori: quando sarà finito questo streaming, vi conoscerete gli uni agli altri. E poi perché voglio sapere cosa ne pensate dei temi trattati in questi più di 52 minuti. Non so se continuare, e vabbè, quando non continuano continuo, taglio, e lo sapete così. Se non continuano, poi devo guardare la camera, invece guardo sempre il monitor, che forse ci sarà una sorpresa, forse sta per arrivare un nuovo computer, ma non lo volevo dire per esorcizzare la cosa, perché forse come regalo di Natale mia madre mi regala un computer che arriverebbe ad avere un core i5, forse, non lo so. Io sto dal 2010 con questo computer che c'ha un core duo inside. Ecco qua che la nostra amica Teres ci ha mandato un puntino, non so che cosa stia a significare. Hello Teres, forse è passata di qua, ha salutato, e il puntino è di fine presenza. Ma io faccio la live fino a che può durare. Chiaro, magari avrei iniziato prima e sarebbe venuta meno gente, o magari di più. Questo non lo saprò mai, anche perché sto su 8 social, dovrei stare su 7 o 8 social contemporaneamente. E quindi, come dire, chissà da dove molti mi seguono. Io ho l'impressione che mi seguano da un solo social, quello che compare qua nei commenti.
però ecco, nella piattaforma viola cercate le mie live che ho fatto e vi divertirete moltissimo. Thumbs up here, thank you very much, dearest friend Teres. Te ah, Teres TV Ninja. Wow. Ecco, adesso della piattaforma viola mi seguono in due. Vorrei tanto che fossero tre. Vorrei tanto che fossero tre. Però con questo metodo, diciamo, adesso è in uno. Sì, è difficile che ti seguano molti. Infatti c'è un promedio lì di 0,71 spettatori su 3 che ne devo raggiungere, perché fanno la media di spettatori in ogni streaming. E quindi se ieri, questa mattina molto presto alle 3, ne ho avuto anche 10, soltanto che poi fanno il promedio e il promedio scende. Il promedio scende, capito? E quella è la cosa, quella è la cosa. Allora, che altro dirvi? Grazie, adesso siete in quattro, sono molto contento, ma non so, sto facendo un live streaming da 8 piattaforme, quindi molti non potranno intervenire nella chat, perché non da tutte le piattaforme si può intervenire. Tutti i gruppi sociali che ho, anche LinkedIn per esempio, quelli di LinkedIn mi sembra che non possono partecipare alla chat, e magari qualcuno di loro è di lì, di LinkedIn. Come dire, visto che ho l'opportunità con Restrem di fare Restrem in tutti i luoghi che ho, non vado a aprire account in 36 reti sociali, che magari poi dovrei perdere molto tempo per sviluppare dei contatti, delle cose. Invece nelle piattaforme che ho, che sono tante, c'ho già dei contatti. E allora, come dire, vedo che adesso siete in quattro, ma non so da dove. Qua non lo dice. Ah, lo dice mettendo sull'occhio il cursore. Hai capito? 2 per la piattaforma rossa, 2 per la piattaforma viola, 0 per la F blu e 0 per la piattaforma russa VK. Me lo diceva, io non lo sapevo, però ho detto mettiamo il pointer del il cursore nell'occhio per vedere, e quindi occhio al cursore, e lo dice, lo dice, capito? E quindi, come dire, stiamo per arrivare allora vi ricordate di Beluschi in Drive-In? Allora, con la nebbia e la foschia me ne torno a casa mia. Che bei tempi quelli, ma erano belli soprattutto perché io ero giovane, altrimenti non me ne ricorderei, non me ne vorrei ricordare. Quanto tempo che ho sprecato, vabbè, che erano divertenti, ma erano frescacce, insomma. E non so, molti mi seguono dalla F blu o mi seguiranno. Mi piace ogni tanto, mi piace fare questi streaming in tutte le piattaforme, perché in questo modo
ho attività dappertutto, perché altrimenti pensate un po' voi, dover organizzare delle live piattaforma per piattaforma veramente diventa una seccatura. Io l'ho fatto tempo fa, ma devo perdere una giornata per la F, una giornata per la VK, una giornata per l'uccellino, una giornata per la piattaforma viola, una giornata per la D, una giornata per la piattaforma rossa, una giornata per LinkedIn. Sfortunatamente non posso trasmettere in Instagram, IGTV e TikTok, perché altrimenti sarebbe il massimo, altrimenti sarebbe il massimo, ma non è così. E allora mi devo accontentare, perché poi ci sono altre piattaforme per le quali si può trasmettere, ma non dà lo stesso. Allora mi raccomando, seguite il mio consiglio, solo per conoscerci meglio, non per disinteressatamente. Se non avete partecipato in questa live, lasciate il commento vostro sotto, Teres TV Ninja, hello, eh, Teres TV Ninja, when this live is coming off, please write your comment so other people can meet and following you, because this life is in order to know each other. 5 like, 2 spettatori, boh. Beh, perché gli spettatori vanno e vengono, molte volte vengono per guardare 5-10 minuti. Io di solito c'ho una media di 5 minuti a live, non di una live di un'ora e mezza, che rimangono a guardarla un'ora e mezza, anche perché parlo di tutto, divago, poi rispondo alla chat. Giorgio Scano, ma come che non entrano? Te lo dico io ho seguito la Family per tutto il 2020, anzi già dalla fine del 19, con questo vecchio cellulare che ancora mi funziona molto bene. Ma sai come mi si surriscaldava e come gli arrivava la batteria a spegnersi da solo, che è una cosa cattiva per i cellulari, perché stavo tutto il tempo attendendo le notificazioni della Family. E per esempio c'è una che gioca con un videogioco, no, i Sims, che io gli commentavo ogni uscita e lei faceva 3 o 4 video al giorno. Beh, ha lasciato di commentare i miei video. E poi ci sono delle persone che dicono YouTube mi cancella il mio commento, ma scrivono like, 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 e non sta bene così. Io ho seguito tutti quelli della Family, ho seguito le live di Costantino e di Flaco e anche di Andrea Cappelletti, lasciavo i commenti sotto e non succedeva niente, chattavo nelle live, non succedeva niente, perdevo intere giornate, almeno un'ora e mezza, e non succedeva niente. Quindi mi sono rovinato in parte il cellulare e non succedeva niente. Poi mi dicevano, ma manda uno screenshot che hai visto il video, perché Sante Chan, il tuo commento è andato in spam. Ma non è colpa mia, anzi, quante volte
io intentavo commentare e quando finivo di vedere il video, ricaricavo il video, si cancellava il mio commento, e quindi ho lasciato un po' di seguire, anche se continuavo a seguire le live di Costantino Di Flaco, lasciavo un po' di commentare all'inizio 2021. Poi è arrivata la svolta, a parte che un mio amico filippino mi ha aiutato guardando i miei video dal Canada, però è arrivata la svolta quando io ho seguito il suggerimento di Costantino Ru. Quando io ho seguito il suggerimento di Costantino Ru, che ha detto per aumentare le visualizzazioni dovete sottotitolare i video, è un qualche cosa che mi aveva anche raccomandato YouTube tempo prima, nel 2018, soltanto che non c'era la sottotitolazione automatica, se non mi sbaglio, ma mettevo titolo e descrizione. Adesso da febbraio, marzo o aprile 2021 ho iniziato come un pazzo a sottotitolare almeno 2 video al giorno in 130 idiomi. Non sai come le impressioni e i click per impressioni si sono sparati, per quello che YouTube a luglio mi ha pagato 98 dollari, adesso sto a quota 15 dollari. Se vuoi avere molte visualizzazioni devi sottotitolare i video. Ci sono molti tutorial che ti dicono come farlo, ma tu vai a sottotitoli, troverai che tu devi dichiarare in quale idioma hai fatto il video e in quale idioma sono titolo e descrizione, devono combaciare con quelli del video. Naturalmente il video deve essere parlato, poi vai in sottotitoli, metti modificare e vedi se ci sono degli errori di sottotitolatura in italiano, per esempio, poi accetti e poi a quel punto metti aggiungere, scegli l'idioma e io semplicemente metto come titolo e descrizione il titolo del video tradotto all'idioma, per esempio inglese, francese, spagnolo, turco. È incredibile, ma dall'India, dall'Indonesia, da paesi molto remoti e lontani, magari ho solo una richiesta di sottotitoli, ma per esempio hanno visto una mia live per intero 140 minuti, quando in italiano non succede che ho lo stesso rendimento. Quindi ho un aumento di ore pazzesco con i sottotitoli. Kannada, che è un idioma dell'India, in Canada ho ricevuto per una visualizzazione con sottotitoli in Canada 120 minuti. Avranno visto una live che ho sottotitolato, così come sottotitolerò questa live quando sarà finita in 130 idiomi. Lo posso fare di solito dopo 1 o 2 giorni per le live, per le premier già dopo 1 o 2 ore. Io ormai non carico più i miei video come video, ma come premier programmate. Infatti questa domenica dovrebbe uscire, questa domenica adesso non me lo ricordo, una mia live dove io parlo facendo colazione. In realtà è stato lo scorso sabato o domenica che ho fatto il video con una camera compatta Sony, dura una ventina di minuti credo, e quindi io programmo le premier. C'è un'anteprima che voi mi vedrete ballando, ma è l'anteprima che si mette in intanto genera visualizzazioni aspettando che esca la premier, ma non è quello il video, quella è l'anteprima. E se io adesso carico un'altra premier, la posso incorporare nella premier, in modo che una volta finita la premier, quando si sarà realizzata, dopo manderà come video consigliato la mia prossima premier. Quindi se io programmerei 5 premier, posso
collegarle l'una con l'altra, oltre a mettere delle anteprime di meno di 3 minuti. Insomma, devo ballare pure io, e magari sì, se non vuoi parlare balla, fai dei bellissimi video. Adesso per fortuna li fai dai 3 ai 5 minuti, ma non so, sono tutti dei video dove non appari tu, non parli. Filmati un po', perché questo è il bello di YouTube. Se mandi delle sequenze di immagini sono impersonali, a meno che non siano foto tue. Ecco, non vuoi filmarti, parla, metti come traccia sonora il tuo discorso, la tua voce, un tuo monologo, e poi manda delle tue foto come sequenze di immagini, perché la gente vuole conoscere chi sta dietro i video, se no che li vedono fare. Ci sono tanti video che augurano buonanotte, buongiorno, buon Natale, buona Pasqua, buon anno, e allora un in più, uno in meno non fa nessuna differenza. Invece tu sei unico, sei una persona unica. Adesso è un momento che vengo. Questo è un molinello della preghiera tibetano. Prego, Giorgio Scano. Dentro c'ha dei foglietti, dei papiri, con delle preghiere. Questo dovrebbe avere Om Mani Padme Hum, perché è quello che c'è scritto fuori in tibetano. Si fa girare così. E poi si recita Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. Questo c'ha la testa, la ruota delle preghiere in bronzo, il manico in legno con delle ricava anche in bronzo qua, ma ci sono in legno, come ne ho uno in un cassetto, e di altri materiali anche più preziosi. Eccomi, cari amici, cari amiche ed amici, come dire, mi raccomando che dietro ogni vita c'è una storia che è sempre interessante,
e la gente cerca quello, cerca di non farsi i cavoli propri e quindi cercano una storia, cercano di sapere gli altri come vivono, che sogni hanno. Dovrei togliermi gli occhiali. Cercano di poter interagire. Se tu mandi dei video fatti così, buonanotte, buongiorno, poi li metti in privato, li metti fuori elenco, caro Giorgio Scano, e quello non va. Devono essere pubblici, altrimenti che diffusione vuoi che abbiano? Li metti in privato, è come mettere in Facebook in privato e leggono soltanto 2 o 3 persone. Quindi almeno un commento vocale ai miei video. Sì, tutto quello che vuoi, sbizzarrisci la tua creatività, tanto che c'hai da perdere. Uno può dire: mi criticheranno perché faccio dei video brutti. Guarda che il 90% delle persone che facciamo video non li facciamo belli, come questa live. Tu che credi che è bella? Mi consigli di spiegare video? Fai quello che vuoi, fai quello che vuoi e spiegali. Per esempio, hai delle foto delle tue vacanze, allora o per esempio guarda la live che ho fatto, la mia ultima live, le mie ultime live nel canale Viola, e vedrai che sono mute, però faccio vedere delle foto. Sono mute perché non voglio disturbare nessuno parlando alle 3 del mattino. Ok, nulla, infatti. Sì, Leo. Allora tu anche con un cellulare registra la tua voce o registrati mentre filmati mentre parli, come tu vuoi. Puoi fare una live con il cellulare facendo vedere le foto davanti alla camera, oppure registri la pista audio della tua voce e poi adatti la durata dell'esposizione delle foto alla larghezza del commento che vuoi fare. Quindi con calma dici non so, in questa foto mi trovavo nelle Canarie, a Tenerife, che tristezza, adesso sta ruotando il vulcano. Mi trovavo nelle Dolomiti, ho incontrato Mechner, non so, qualcosa che ti sia successo nelle tue vacanze. Fai una trama anche di cose che possono interessare, perché vedi che la gente si interessa a cose interessanti, cose che si possono trovare in internet, cioè buon Natale, buona Pasqua, buona Befana, buon Capodanno, buon Ferragosto. Dimmi. Ah, video blog. Ok, video blog, te l'ho detto. Io infatti trasmetto sempre, prima di aver saputo che esisteva la categoria ITL, in the life, cioè tutti i miei video sono in the live, dico quello che mi succede. Certo, grazie carissimo amico, grazie mille. E capirai, per me è un favore darti questi è un piacere darti questi. Ho visto. Ah, bene. Anche quando sei in giro, esatto, quando vado a fare la spesa, quando sto in strada. Per me si tratta sempre di condividere un attimo con gli altri, un attimo della propria vita.
le proprie idee, i propri pensieri, un po' come fanno gli scrittori in fin dei conti. Però ripeto, per quanto riguarda la community, a me non mi hanno seguito in molti, perché evidentemente io ho un genere eclettico, faccio un po' di tutto e soprattutto faccio vlogging. Invece quelli della community vogliono, non so, poi i generi di commenti che facevano, like 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 like, ricambia, e questo non va, non va. YouTube non lo premia, YouTube, capito? YouTube non lo premia, e neanche l'altra piattaforma. Ormai l'ho nominata tante volte YouTube, l'ho nominata. Speriamo, perché dicevano che ti penalizzavano se nominavi la piattaforma viola. Ormai tutti la chiamano così, la piattaforma viola. Però non so se di dire la piattaforma rossa o il nome di quella piattaforma nella piattaforma viola ti penalizzi. Spero di no, spero di no, perché sto raggiungendo dei risultati abbastanza. Ecco, adesso una persona mi segue da vcontact. Hello there, friend who follow me from vcontact. I'm glad you follow me from you contact. Una persona della piattaforma rossa e una piattaforma della piattaforma viola. Una persona della piattaforma viola, ma una persona sta da vcontact. Hello there, friend from vcontact. I hope you enjoy my live, my stream. Ecco, magari non mi avrà capito, perché vcontact, per quanti di voi non lo conoscano, è una specie di Facebook ma russo. Ci sono anche molti italiani, ma sono una stragrande minoranza. La maggior parte delle persone sono russofone, oppure ci sono ucraini, moldavi e slavi, però diciamo il 90% saranno russi. Poi c'è anche un'altra piattaforma russa che non mi sono iscritto. Che cose? Giusto, dici bene, caro Giorgio Scanu. Che cose? Ma che cose? Poi io consiglio a tutte e tutti voi di meditare, per esempio con questo rosario cinese. Namo mitofo, 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 namo mitofo. Poi quando si arriva di nuovo, in questo caso c'è questa forma che rappresenta lo stupa, cioè il monumento a Buddha, che si arriva così, no? Namo mitofo, namo mitofo, namo mitofo, namo mitofo. Non bisogna superarlo, ma bisogna fare un giro, e si va al contrario. Namo mitofo, namo mitofo, namo mitofo, namo mitofo, namo mitofo, namo mitofo. Questo è un segno di rispetto, non si supera mai lo stupa o il monumento a Buddha, che in questo caso c'è un Buddha raffigurato. Namo mitofo è un mantra. Allora, ho capito, Facebook tipo. Credi nella meditazione? Sai che dicono che è efficace? Sì, serve a calmare, soprattutto a scendere un po' di giri,
perché a volte veramente si ha dei problemi. Quindi la meditazione aiuta. Volo un elicottero. La meditazione aiuta a calmare la mente, come tre che è un po' difficile leggerti, Giorgio Scano. Come tre che siedi e taratura in taratura soha. Ah, inta taratura soha un mantra. Ah, om tare tutare ture soha, om tare tutare ture soha, om tare tutare ture soha. Sì, ho recitato un mantra tibetano, ma è anche dell'India, anche dell'induismo. Om tare tutare ture soha. I tibetani dicono soha, in sanscrito sarebbe svaha. Vero? Si dice. Beh, io dal mio punto di vista le funzioni dei mantra sarebbero svariate, ma dal mio punto di vista servono a calmare la mente e basta. Poi io sono un borghese laico, razionalista e agnostico, quindi non sono tanto proclive a credere in cose metafisiche. Ecco, non sono battiato. Eh sì, scusa, ha scritto male, non ti preoccupare, l'importante è buttarsi, non. Ok, quello l'ho sentito in una live, forse l'ho fatta io la live, ne ho fatte in un mio canale secondario, Sprecher Radio Podcast Sant'Enchan. Avevo fatto anche in un altro canale, perché io ho collaborato con molti youtubers, allora ho caricato dei miei video e poi ho chiesto ai miei followers se volevano collaborare con me. Io gli davo la possibilità di caricare i loro video nel mio canale, però nessuno ha accettato. Comunque ci vuole studio? No, no, per recitare un mantra ci occorre solo calma, respirare lento e profondo, e poi i mantra li trovi scritti e recitati nel web. Pagare per rilassarsi, non so, c'è tutto un percorso dietro da fare. Può darsi, sì, io sono andato in due o tre istituti buddisti, tanto tibetani come cinesi e anche giapponesi. Può darsi, però ecco, non è obbligatorio, perché sì, lì si intra si intendevo calma. Beh, adesso ti devo lasciare. Ciao, ciao, mi raccomando.